Buongiorno, sono qua con Emanuele, il project manager di Garanzia Digitale, un progetto molto interessante che riguarda l'interfacciare le garanzie con il mondo della blockchain. Ti volevo fare una domanda per quanto riguarda l'avvento delle nuove tecnologie e i pro e i contro. E chi meglio se non di una persona che effettivamente sta portando avanti un progetto on-chain, quindi sulla blockchain, può andarmi a rispondere. Allora, buongiorno innanzitutto. I pro e i contro di quello che noi stiamo proponendo. Sicuramente perché l'abbiamo pensata e fatta e la stiamo portando avanti, secondo noi, ci sono più pro che contro. Ma di tutte le cose che fai, come si è detto, c'è sempre il rovescio di una medaglia, non è sempre tutto bello quello che si vede, c'è anche il retro, no? In questo caso il brutto qual è? Il brutto qual è? E comincio da lì perché voglio finire con le cose positive. Il brutto è la non conoscenza della materia. Tu puoi dare un prodotto bellissimo, semplice, che gli risolve un sacco di problemi alle persone, ma se tu non sai come funziona, non ne sei a conoscenza che c'è e non hai educato e convenzionato aziende e istituzioni per affrontare questo argomento, non riesci a farlo sviluppare come dovrebbe. Questo per me in questo momento è il contro, ma per il contro abbiamo già anche pensato e rimediato a questo, ovvero un'educazione a tutte le persone che siano in grado poi di affrontare questo tipo di nuovo mondo. Non sto parlando del prodotto in specifico il nostro, ma è proprio questo nuovo mondo. E per fare la formazione e corsi specializzati nella materia del digitale di solito serve tempo e denaro. Per cui mi domando, parlando del mondo, ci sono popoli che hanno un reddito bassissimo, mentre altri ce l'hanno molto più alto e addirittura qualcuno anche 10 volte rispetto ad altri. Il tempo soprattutto, come fai ad andare a dire ad una persona che ha studiato, è già 20 anni che lavora, cioè 50 anni, 55, 45, che ha famiglia, figli, mille pensieri, dirgli mettiti a studiare di nuovo perché devi stare al passo coi tempi. Questa è una sfida difficilissima. E allora noi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di creare un percorso di 60 ebook, per cui utilizziamo il digitale, messi su una piattaforma dove spiega a 360 gradi il mondo digitale. Perché 60? Uno, se un tempo venivano a suonare alla porta e dicevano abbiamo da venderti un'enciclopedia di 60 volumi, tu rizzavi i capelli per chi li aveva e dicevi mi dispiace. Noi abbiamo fatto 60 piccoli, chiamiamoli piccoli volumi, di tutti gli argomenti perché le persone, una volta che li hanno sul proprio telefono, sul proprio computer, 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, quando hanno tempo, ehm, possono progredire con una terminologia molto semplice, comprensibile a tutti ed essendo messo su una piattaforma, automaticamente la nostra azienda fa gli aggiornamenti, per cui tu non hai bisogno di preoccuparti di comprare l'aggiornamento che io quando ero bambino, gli aggiornamenti delle enciclopedie li ho sempre detestate per un semplice ragione. Io dovevo fare una ricerca di un argomento e magari so che quell'argomento aveva due aggiornamenti, per cui mi trovavo 28 volumi di tutti gli argomenti, poi per sapere il meglio dovevo andare a prendere il volume aggiornato ed era dispendioso. Invece in questa maniera uno dei vantaggi del digitale e dell'avvento di internet è che mettendolo su una piattaforma automaticamente tu ce l'hai aggiornato, per cui quando l'hai letto è al momento attuale. Questa è la formazione che noi vediamo. Questo vale sia per il mondo digitale che per le figure professionali. Abbiamo creato corsi anche per quello. Arriviamo al costo. Un lavoro del genere, pensato per vendere 5, 10, 100, 1000
10.000 pezzi, se tu vai a fare l'ammortamento dello studio, del costo, perché fra l'altro sono tutte le lingue, le traduzioni e altro, hai un costo enorme, il prodotto di per sé viene a costare molto, ma siccome noi proponiamo il mondo digitale a 360 gradi, abbiamo utilizzato il mondo digitale per costruirla, nel senso che siamo in Italia, l'abbiamo fatto in lingua italiana e inglese, e utilizzando l'intelligenza artificiale l'abbiamo poi tradotta in altre 28, 30 e arriveremo anche a più di 60 lingue. Lavorando e proponendolo in tutto il mondo ci ha permesso di fare un costo popolare. Popolare significa che non superiamo i 100 euro, siamo attorno ai 100 euro, tu hai questo prodotto per 2 anni aggiornato, per cui è alla portata di tutti, del giovane, meno giovane, di chi ha un reddito basso o meno. Questo, secondo me, è una soluzione per affrontare questo tipo di problemi. Molto bene, molto bene. E effettivamente io, soprattutto che sono giovane, lo vedo sempre di più anche nelle persone della mia età, persone che magari hanno una ventina d'anni che dovrebbero essere mega, mega avanzati sulle tecnologie. Sì, se gli dai in mano un tablet sanno diciamo, come muoversi, se gli dai in mano un PC sanno usarlo, poi se gli parli di criptovalute e token cascano dal pero. O effettivamente se gli parli magari anche di cose un po' più avanzate come effettuare uno swap, come fare lo staking, piuttosto che già si vanno a perdere. Ti chiedono che cos'è uno swap, che cos'è uno staking, mi stai parlando di fantasticherie o è qualcosa che posso vedere, toccare come un tablet, no? Quindi effettivamente il mondo del digitale non ha solo un riscontro social media e così, ma si può anche appunto implementare a livello aziendale come voi lo state già facendo. Quindi sprono anche ad altri ad affacciarsi, a chiedere, a domandare, assolutamente. Ti volevo chiedere, Emanuele, secondo te quali vantaggi può portare la garanzia digitale, che poi è effettivamente il progetto di punta di NDE, la ciliegina sulla torta, che vantaggi apporterebbe l'adottassero tutti, l'adottassero in massa, o comunque migliaia di aziende, migliaia di persone? Questo è un bel argomento. E per darti la risposta che vorrei e per far capire a tutti quello che ho io qui dentro, faccio un attimo una disamina di quello che c'è oggi nel mondo finanziario, che non è solo quello bancario per i prestiti, ma in senso generale, ok? Ci hanno insegnato, ci hanno indottrinato che tu devi, innanzitutto devi lavorare per poter permetterti qualsiasi cosa, anche il semplice cibo. Poi ti hanno indotto in un mondo del consumismo, dove tu hai la televisione, hai i frigoriferi, i mobili, il salotto, chiedo scusa, il noleggio delle macchine è una nuova tecnologia, ma prima ti hanno insegnato a comprarti la macchina, ti hanno educato che devi comprarti la casa. Allora, immagino una famiglia oggi, con quello che è successo negli ultimi anche tempi, tu hai uno o due stipendi, ti serve una o due macchine, ti serve gli elettrodomestici, ti servono i mobili, per qualche pazzo ancora in mente di sposarsi, per cui hai bisogno di una cifra importantissima e deve vivere tutti i giorni. Questo cosa significa in termini economici? Che non te lo puoi permettere tutto in una volta. Per cui cosa hanno indottrinato? Facciamo prestiti, facciamo tutto a rate e le famiglie sono pieni di rate. Tanto lo prendo a rate, tanto lo pago a rate, tanto lo pago a rate, ma alla fine queste rate si accumulano e se tu hai uno stipendio, un reddito che te lo può permettere, poco male. Il male diventa quando magari perdi il lavoro, magari ti cambiano le carte in tavola come tipo i mutui, no? C'è stato un periodo che chi aveva preso i mutui variabili si è trovato magari a pagare anche quasi il doppio della rata, cioè, e ti mette in difficoltà perché vogliono
te lo chiamano un mondo garantista, cioè gli istituti, le aziende, ma le aziende che devono fornire materiale. Io ho una grossa commessa, ho bisogno di tanto materiale, ma normalmente non è che mi pagano il lavoro prima che lo faccio, per cui devo fare degli accordi con un'azienda fornitrice del materiale che mi faccia i pagamenti. Una volta si andava sulla parola e sulla fiducia, oggi, quando superi una certa cifra, per fortuna o purtroppo, dipende dai casi, chi fornisce il materiale vuole essere sicuro di essere pagato, perché anche lui a sua volta ha un'azienda e fa passi di conseguenza per approvvigionamento. Questa è la situazione, il panorama oggi per me finanziario, dove, analizzandolo secondo il mio punto di vista, ha una falla enorme, perché se fosse un sistema garantista per ambo le parti, non avrebbe la falla dei mancati pagamenti. Adesso tu provi a immaginare che se vuoi andare anche a prendere una macchina a noleggio, dove hai lo stipendio, te lo chiedono, vogliono vedere il tuo reddito, vogliono la certezza che tu sia in grado di assolvere a quel debito. E se dopo un mese ti licenziano o ti licenzi, chi ha controllato la tua busta paga? Chi ha in mano i tuoi redditi? Come fa a saperlo? È una garanzia con un salto nel buio. Allora, oppure dice, ah, ma allora chi fa il mutuo gli ipotecano la casa. Bene, guardiamo cosa è successo negli ultimi anni. E non voglio parlare di chi ha pagato il mutuo 5, 10, 15 anni e poi purtroppo ha perso la casa. Non voglio parlare di quello, ma parlo voglio far mettermi dalla parte delle istituzioni che una volta erano istituti di credito, oggi sono più immobiliari che istituti di credito. Perché è vero, io ho l'ipoteca della casa, tu, istituto, mi porti via la casa, ma la devi vendere. Devi trovare il cliente che la paga, perché tu all'asta non fai il mutuo, la paghi subito. Per cui si innesca un meccanismo che oggi ci sono le banche che hanno più case delle agenzie immobiliari. Non va bene un'altra volta. Hai messo in crisi il sistema bancario e in crisi le persone stesse. Cosa dovrebbe esserci per fruire e rendere più snello tutto questo? Un sistema che garantisca chi eroga credito o materiale, soprattutto servizi, aziende, azienda con azienda, azienda con privati, per togliere la piaga più grande, secondo me, la ribadisco, fatta anche in un'altra intervista, è i mancati pagamenti, la non solvibilità. Se tu risolvi oggi questo problema, hai risolto una miriade di problemi nelle economie delle aziende. Ovvio, non si fa in un giorno una roba del genere. E prendo come spunto, anche se non ne sono proprio favorevolissimo, visto le rendite che danno, le persone che sono oculate, nei dipendenti esiste il famoso TFR, no? Il trattamento fine rapporti, che da qualche anno tu puoi decidere come dipendente di lasciare l'azienda e ricevere tutto una volta, oppure, correndo il rischio che l'azienda magari chiude, oppure puoi decidere di utilizzarlo per fare investimenti a lungo termine in fondi dove una volta raggiunto o un licenziamento oppure arrivi all'età pensionistica, hai un piccolo tesoretto, ok? Questo tesoretto ti dà un minimo di garanzia per la tua sopravvivenza quotidiana da aggiungere alla pensione. Allora, questo concetto, questo ragionamento io lo voglio ribaltare nel mondo delle criptomonete. Un mondo nuovo, anche se ha più di 10 anni, ma apparentemente è nuovo. Però se io vado ad osservare questo mondo, che da un lato è più volatile rispetto alla moneta tradizionale, ma è volatile perché ci sono in gioco un sacco di interessi ed è per la stessa ragione che come è volatile verso il basso fa delle impennate di volatilità verso l'alto in maniera esagerata. E se tu fai un minimo di esperienza a livello finanziario, diversificando un po', puoi creare un sistema che nel tempo ha una crescita maggiore
rispetto a lasciarli sul libretto in banca, lasciarti in un fondo assicurativo o altro. Perché faccio questo ragionamento? Ti voglio fare l'esempio di una persona che decide di comprarsi tutto l'arredamento di casa con le garanzie digitali. La garanzia digitale ha un fulcro molto importante. Se l'azienda che mi arreda la casa è convenzionata e accetta come documentazione la garanzia digitale, per cui non ha bisogno di controllare che tu sei a lavoro, non ha bisogno di controllare se tu hai la casa, ma gli interessa sapere se tu hai un certo quantitativo e un certo tipo di criptomoneta. Criptomoneta che io posso andare a controllare come va il mercato e magari che tu hai tramite il tuo rating, le hai comprate 1, 2, 3 o 4 anni fa e le hai pagate 1, oggi valgono 4, 5 o 6. Ok? Io azienda accetto questo, vuol dire che tu per magari spendere 50.000 euro d'arredamento, 2, 3, 4 anni fa, ne hai spesi 4 o 5 e nel tempo hanno questo valore. Mi posso permettere di fare quello. Non mi interessa se hai la busta paga, non mi interessa se tu onorerai i pagamenti, perché io dal primo giorno che ti do la merce sono coperto, sono garantito ed è interesse del cliente fare di tutto per pagare le rate, perché perderà altrimenti parzialmente o totalmente il capitale della sua garanzia. E siccome non dura un giorno, un mese, ma dura di solito qualche anno, quel capitale tendenzialmente tende a crescere. È difficile che una persona voglia rinunciare a un capitale ipotesi di 10 che in 5 anni diventa di 30 per non pagare una rata. Se non ce l'ha, avrà quella piccola quantità di riserva che gli sblocca il contratto, vendendola può pagare la rata. Questo dà il massimo della garanzia a tutti. Provo a immaginare il mondo, perché questo è il tema della domanda che tu mi hai fatto, un mondo dove le persone possono fare affidamento di queste criptomonete, le aziende accettano queste criptomonete, ma nel mondo chi ha queste criptomonete? Chi le ha emesse? Le aziende stesse. Cioè, ci sono aziende che la loro struttura fa da asset a quella moneta, l'oro potrà fare asset a quella moneta, le aziende produttrici, cioè si viene a creare un mondo circolare dove io, se ho la possibilità di essere garantito e risparmiare, vado a consumare ed utilizzare le mie cose in un'azienda che ne sono, fra virgolette, coproprietario perché ho i token. Non vado da chi non ha i token di quell'azienda e non li accetta. Si viene a creare un circuito dove il concetto che viene usato è win-win. Questo è come la penso. Molto curioso e soprattutto bello, 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 bello. E anche, direi, utile, a differenza di come poi vengono stampati i soldi, avendo studiato proprio per intero il sistema monetario, vedendo che ci sono pochi collaterali e soprattutto mi piace vedere che effettivamente una garanzia e un token abbia un qualcosa di reale dietro, abbia un'utilità, abbia una copertura, quindi sia garantito a sua volta, perché poi appunto se ci si aspetta garanzie ma non si danno garanzie è un po' difficile continuare a portare avanti il sistema. Esatto. È una Ehm, garanzia falsa, secondo me, quello che chiedono oggi. sì, 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 concordo, concordo in pieno.